C'era una volta un ragazzo. Beh, no, forse sarebbe meglio definirlo un ragazzone. C'era una volta un ragazzone con tanta voglia di condividere la propria passione con gli altri e mostrare quanto lavoro e quanta cultura ci fosse dietro di essa, dietro ogni videogioco, serie, film o fumetto, come se fossero tanti mondi disseminati in un enorme multiverso di creatività. All'inizio era molto impacciato, timido e inesperto. Non era nemmeno sicuro se alla gente sarebbe piaciuto ciò che avrebbe fatto, se avesse avuto abbastanza talento da informare le persone, ma allo stesso tempo divertirle, farle ridere e trasmettere loro qualcosa. Ma voleva comunque provarci. Fu così che, armato di passione e buona volontà, il ragazzone scelse il primo mondo da illustrare, un videogioco di nome Xenoblade Chronicles, di cui raccontò pregi, difetti, ma soprattutto quanto per lui fosse speciale, cercando di trasmettere il suo messaggio tramite qualcosa che a lui piaceva tantissimo. Fu l'inizio di una magnifica avventura che, seppur con qualche singhiozzo, continua ancora oggi. E adesso, finalmente, 3 anni dopo l'origine di questo viaggio, ritorniamo a vedere come quel magnifico primo mondo ha scaturito la nascita di un altro. Xenoblade Chronicles X! Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo episodio del Virtual Show. Finalmente ci siamo! Molti di voi mi chiedono questo episodio a gran voce da tempo e voglio prendere questa occasione per ringraziarvi infinitamente per la vostra pazienza. Non c'è spiritello giullare o viaggio interdimensionale che tenga, perché oggi finalmente analizzerò per voi Xenoblade Chronicles! Ho trovato un gioco perfetto per te, devi parlarne prima di subito! C'è modo e modo, Ma come dissi nel primo episodio, bando le ciance e passiamo al sodo. Sono virtuale! Ed ecco il mondo di oggi! In passato abbiamo già parlato di Monolith Soft, talentuoso team di sviluppatori giapponesi capitanato da Tetsuya Takahashi. Quest'ultimo si fece un buon nome nella comunità videoludica grazie al concepimento di Xenogears, un titolo RPG sviluppato sotto Square per PlayStation, che dava la peculiare opzione di poter combattere i propri nemici secondo mezzi tradizionali o a bordo di enormi robot. Xenogears era per molti motivi un diamante grezzo, ma si conquistò una buona fetta di fan, portando il nome di Takahashi sulla bocca di molti appassionati. E mentre negli anni avrebbe creato molti titoli degni di nota dopo aver lasciato Square e fondato Monolith sotto Namco, Xenogears rimase unico nella mente dei giocatori per quel concetto così incredibilmente ambizioso. O almeno lo rimase fino a qualche anno fa. Quando nel 2012 il primo Xenoblade Chronicles per Wii fu rilasciato in Occidente, colse un po' tutti di sorpresa. Il gioco fu localizzato dopo una lunga campagna portata avanti dai fan che chiedevano a gran voce a Nintendo di portarlo al di fuori del Giappone. Quel che ci ritrovammo tra le mani fu un RPG di altissima qualità che, nonostante i limiti tecnici della console su cui era stata rilasciata, vantava una direzione artistica superiore anche a molti titoli in alta definizione, una trama appassionante ed un gameplay altamente appagante, che appianava alcuni problemi che affliggevano il genere JRPG da anni. Il successo fu tale da elevare Monolith Soft da team prevalentemente minore all'interno di Nintendo ad uno dei team più amati e rispettati dai fan della casa videoludica, tanto da far guadagnare al protagonista di Xenoblade, Shulk, un posto d'onore tra i combattenti di Super Smash Bros., la popolare serie crossover di Nintendo. Now it's Shulk time. This is the Monado's power. Ma quanto mi rendi fiero. Non sorprende quindi che si misero subito al lavoro su un nuovo progetto per l'ormai pensionato Wii U. Essendo questo il loro primo titolo in alta definizione, Takahashi e compagnia decisero di usare un approccio diverso e staccarsi completamente dagli eventi e dal mondo del primo gioco, spostandosi da una tematica fantasy prettamente classica per un RPG giapponese e andando ad assumere un'atmosfera molto più vicina al genere fantascientifico, lasciando per una volta da parte i riferimenti filosofici e religiosi con cui Monolith di solito arricchisce le sue trame. Vediamo quindi che cosa ha da offrirci la più recente fatica di Takahashi e Monolith Soft. La storia di Xenoblade X inizia con un bel botto. Quello del nostro pianeta.
Il nostro bel pianeta Terra va incontro ad una fine disastrosa, venendo coinvolto in un violentissimo conflitto tra due enormi flotte aliene che hanno saggiamente deciso di iniziare la loro schermiglia proprio alle porte del pianeta blu. Certo, scegliere come campo di battaglia lo spazio aereo di un pianeta altamente inferiore a livello tecnologico è una scelta a dir poco peculiare. È come se America e Russia avessero deciso di iniziare una guerra nel giardino del piccolo Billy. Un ridotto gruppo di umani fugge nello spazio aperto e, mentre sono alla ricerca di un altro corpo celeste da abitare, vengono trovati e attaccati da una delle due fazioni in guerra, un'armata nota come Ganglion, che sembra avere un particolare odio per la razza umana. La nave terrestre viene pesantemente danneggiata, forzandola ad un atterraggio d'emergenza che causa la perdita di diversi pezzi e capsule di salvataggio su un pianeta completamente sconosciuto. Quest'ultimo, rinominato Mira, diventerà la nuova casa di quel che rimane dell'umanità, costretta ad una corsa contro il tempo per trovare i propri compagni ancora in criostasi prima che il loro supporto vitale smetta di funzionare definitivamente. Tutto questo naturalmente mentre le armate di Ganglion sono intenzionate a finire il loro lavoro di sterminio. Il giocatore si troverà nei panni di uno degli umani sopravvissuti, recuperato da una capsula di salvataggio da Elma, una ragazza dai capelli d'argento, che farà da mentore al personaggio del giocatore e lo incoraggerà ad unirsi ai Blade, un corpo speciale dedicato all'esplorazione di Mira, al recupero di materie prime e sopravvissuti e alla difesa di New Los Angeles, la nuova città costruita nel bel mezzo del relitto della nave spaziale terrestre, diventata base operativa dell'ultimo gruppo di umani rimasto nell'universo. Xenoblade Chronicles X fa dell'esplorazione il suo perno principale. Il primo gioco si distingueva grazie alla sua magnifica direzione artistica degli ambienti, che oltrepassava il limite dell'hardware su cui era stato sviluppato. Cosa sono stati capaci di fare dunque i Monolith su un sistema decisamente più potente? Lascerò che i paesaggi di Mira parlino da soli. A differenza del primo Xenoblade, che faceva uso di vaste aree messe però una dietro l'altra in modo lineare, Xenoblade Chronicles X va per una vera e propria struttura aperta. E non penso di esagerare quando dico che può vantare uno dei mondi aperti più belli mai visti nella storia dei videogiochi. Gli artisti di Monolith mostrano una creatività fantastica. Ognuna delle 4 sezioni principali di Mira sfoggia una varietà di paesaggi assurda al loro interno, trasformando quel che sarebbero altrimenti delle ambientazioni abbastanza comuni in paesaggi dall'atmosfera mistica e aliena. Giungle che durante la notte si accendono in una miriade di colori al neon, vaste pianure sovrastate da enormi montagne che curvano fino a formare arcate gigantesche, deserti in cui riposano i relitti di quel che una volta forse erano enormi dischi volanti, cattedrali incastonate nella roccia. Questi sono solo pochi esempi del tipo di impressionanti paesaggi che i giocatori potranno trovare nei meandri di Mira, che fa dell'esplorazione una pura gioia visiva, incoraggiando più volte chi gioca a soffermarsi un attimo e girare lentamente la telecamera attorno a sé, semplicemente per ammirare le splendide viste che il gioco offre. Io stesso l'ho fatto tantissime volte. È un mondo concepito in ogni suo dettaglio come un'opera d'arte tridimensionale. Non mi stupisce che alcuni ragazzi di Monolith abbiano poi aiutato Nintendo a costruire la struttura a mondo aperto di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Inoltre il gamepad del Wii U risulta un validissimo alleato per l'esplorazione, implementando il sistema Frontier Nav, che trasformerà la mappa di Mira non solo in un utile strumento per orientarsi sul pianeta, ma sarà anche indispensabile per gestire quest, ottenere informazioni sulle aree di gioco e i mostri, e anche influenzare la battaglia a proprio favore o guadagnare più soldi o energia tramite delle sonde di tipo specifico da poter installare in punti chiave della mappa. Ma gli ambienti non sono l'unica cosa che stupisce a livello tecnico. Il gioco infatti è costruito e programmato in maniera da scorrere in modo quasi perfetto, nonostante la vastezza del suo mondo. Per esempio, può vantare di avere pochissime sessioni di caricamento al suo interno. Una volta caricata la propria partita, infatti, l'intera vastità di Mira sarà a disposizione del giocatore, che potrà accedere ad altre aree senza interruzioni. Potrete entrare ed uscire dall'enorme area di New Los Angeles, addentrarvi in grotte sotterranei, esplorare basi nemiche, il tutto senza alcun tipo di transizione a rompere il ritmo. Ci sono letteralmente un paio di eccezioni, ma il 90% delle aree di gioco è completamente accessibile, il che per un gioco così enorme è a dir poco impressionante. Certo, una stabilità del genere viene con certi compromessi e l'uso di trucchi per rendere il gioco meno pesante. Ecco perché potreste notare un certo effetto pop-out e altri eventi alquanto strani durante la vostra esperienza di gioco.
Quel che potrebbe sembrare una svista degli sviluppatori, come rendere alcuni elementi semoventi del gioco privi di effetti di collisione, è in realtà una scelta consapevole che va ad alleggerire enormemente lo stress messo sull'hardware, permettendo al mondo di gioco di essere di dimensioni così vaste senza per forza spezzettarlo in più parti tramite schermate di caricamento. Ci sono altri esempi di questi espedienti, come condizioni atmosferiche che occludono l'ambiente circostante per rendere l'effetto visivo impressionante senza dover per forza caricare l'intera area, il che porterebbe a problemi di fluidità. Di trucchi del genere il gioco ne è pieno, e la maggior parte dei giocatori non li noterà nemmeno, ma non posso che ammirare la cura quasi maniacale messa dagli sviluppatori di Monolith nel rendere l'esperienza il più fluida possibile. Una volta unitosi ai Blade, il giocatore farà ufficialmente parte dei corpi speciali e verrà autorizzato ad esplorare l'intera vastità di Mira. Naturalmente non dimenticando di adempiere ai propri compiti di Blade, risolvendo i problemi dei cittadini di New LA, recuperando sopravvissuti, svolgendo esplorazioni specifiche, aiutando altri Blade in difficoltà e naturalmente difendendo la città dalla minaccia Ganglion. Come avrete capito, girare per questo bellissimo pianeta non sarà facile, soprattutto per la presenza della fauna locale, che non sarà sempre amichevole verso di voi. Mira è un enorme ecosistema pieno di creature che popolano ogni anfratto del pianeta. Gli artisti del gioco hanno fatto un buonissimo lavoro nel creare degli animali che vanno da forme familiari rese molto aliene ad altri che presentano un aspetto più stravagante e astratto, che potranno ispirare qualche forma di repulsione oppure di meraviglia, integrati perfettamente in quella sensazione di avventura e scoperta che è il fulcro centrale del gioco. E mentre alcuni mostri rimarranno prettamente innocui se non provocati, altri attaccheranno il party del giocatore a vista e, forse per un gusto sadico sviluppato dal team di Monolith durante la creazione del primo gioco, non sempre sarà possibile prevedere da dove arriverà una minaccia che i giocatori non saranno ancora in grado di affrontare. E quello non era nemmeno l'esempio peggiore? Ah, guarda cosa ho trovato! Cosa? Sembra un robot mezzo distrutto, guarda che figata! Ah, aspetta, mi avvicino e ti faccio vedere meglio. No, aspetta, non farlo! Meet the woman who's gonna wreck your life. Ma che stai facendo? Scappa, Dio santo, scappa! Ma che scappa? Sono le prime ore di gioco, quanto mai potrà essere forte? Take down our foe. In un certo senso anche questi incontri fanno parte del fascino esplorativo del gioco. Esplorare un mondo alieno dopo tutto può essere meraviglioso quanto pericoloso, e Xenoblade Chronicles X fa in modo che anche in caso di sconfitta il giocatore non perda alcun punto esperienza o oggetto ottenuto, così da incoraggiarlo a riprovare la battaglia o semplicemente trovare una via alternativa verso il proprio obiettivo. Non che allungare il viaggio sia un problema, correre in giro per Mira è di una goduria assoluta. Oltre ad essere circondati da ambienti vari e spettacolari, popolati da creature di ogni tipo, ci si mette anche la sensazione di potenza e rapidità che trasmette il personaggio del giocatore mentre corre per le immense pianure del pianeta. Per esempio, vi ricordate la ridicola animazione di salto del primo gioco? In Xenoblade X non solo hanno dato un contesto a salti così esagerati spiegandoli tramite il fatto che Mira ha una gravità decisamente più bassa della Terra, ma tramite animazioni molto più curate li hanno resi anche incredibilmente tamarri. You're gonna do superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Il sistema di combattimento di Xenoblade Chronicles X è una diretta evoluzione di quello usato nel primo gioco. A grandi linee le regole di base sono le stesse. Un sistema in tempo reale basato sull'esecuzione di diverse abilità che, una volta consumate, necessiteranno di un periodo di ricarica e che possono essere più o meno efficaci o avere effetti aggiuntivi a seconda della posizione del giocatore rispetto al nemico. E possono essere anche concatenati con altri attacchi eseguiti subito prima dal giocatore stesso o dai personaggi gestiti dal computer, andando a causare stati alterati o danni più ingenti. Rispetto al primo gioco, però, il sistema è infinitamente più profondo e complesso, grazie all'evoluzione e all'aggiunta di meccaniche completamente nuove che vanno a rendere questo metodo di combattimento uno dei più completi che abbia mai provato in un gioco di ruolo. Spiegarvi ogni singola meccanica in questo episodio sarebbe praticamente impossibile senza allungarlo di 1 o 2 orette. Mettiamola così, se dovessi descrivere il sistema di combattimento del primo Xenoblade Chronicles come un soddisfacente piatto di pasta, quello di Xenoblade Chronicles X ammonterebbe ad un pranzo di Natale dalla nonna. Ebbene
Vede nonna, com'era il piatto del combattimento in base per buono? Buono, davvero scusi nonna, grazie. No, sono pieno. Ma che satira Grazie, l'ho preso. sei bravo come il cieco, vede un po' di potenziamento tramite le fonti e nav, un po' di classi secondarie, esplorazione, punti esperienza, un altro po' di espressione, ciao, mette in mente, ce l'hai dai. Tranquilli, non vi fate spaventare. Nonostante la profondità del sistema di combattimento possa intimorire a primo impatto, il gioco fa un buon lavoro nell'insegnare al giocatore le basi essenziali per difendersi su mira, mentre le meccaniche più complesse potranno essere apprese a discrezione del giocatore stesso, grazie alla presenza di un manuale sempre presente nel menu di gioco. Persino il titolo stesso rassicura sul fatto che non ci sia alcuna fretta nell'imparare ogni singola meccanica di gameplay. Il giocatore si potrà ambientare seguendo i propri tempi. Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate. Questo naturalmente non significa che il sistema di battaglia sia tedioso, anzi, è possibile giocare a Xenoblade X senza per forza avere una laurea per ogni sfaccettatura del suo sistema. Comunque sia, le meccaniche introdotte nel gioco sono davvero interessanti e rendono i combattimenti ancor più coinvolgenti. Vi darò quindi giusto una leggera spolverata di quel che offre di nuovo. Sicuramente una delle aggiunte più evidenti è la possibilità di poter alternare durante il combattimento tra armi da mischia e armi da fuoco. Entrambe hanno i loro vantaggi e svantaggi a seconda del nemico e il tipo di armi che il vostro personaggio e i suoi alleati useranno, le quali saranno collegate alla loro classe. Il personaggio del giocatore potrà scegliere quale classe si addice meglio a lui nelle prime ore di gioco. La cosa fantastica è che una volta raggiunto il livello massimo della classe scelta, si potrà scegliere di portarne avanti un'altra andando anche a mischiare gli elementi di quelle apprese in precedenza, dando al giocatore la possibilità di pianificare la propria strategia perfetta. Un'altra aggiunta interessante è data dagli urli di battaglia, una meccanica che durante le diverse lotte darà al giocatore la possibilità di potenziare o curare se stesso o i propri alleati tramite delle frasi specifiche che verranno urlate dai personaggi sotto determinate condizioni, dipendenti anche dal loro livello di affinità. In questo caso sarà possibile personalizzare quali urli di battaglia usare e la loro utilità specifica, andando ad affinare ancor di più la propria strategia di gioco. Insomma, in poche parole, è un sistema di potenziamento e cura tramite incoraggiamento reciproco. Magari mi tornerebbe utile per scrivere i copioni per lo show più velocemente? Tu sei qualcuno, se non ce la fai tu non ce la fa nessuno. Scrivi, 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 Le battaglie sono state rese più tattiche tramite il fatto di poter concentrare i propri attacchi su parti del corpo specifiche. Tagliare la coda ad un enorme dinosauro o distruggere la sacca d'acido di uno spaventoso mostro fungiforme farà in modo di prevenire gli attacchi che fanno uso di quella parte del corpo in particolare, così come distruggere le torrette laser dei robot Ganglion. Il sistema di combattimento di Xenoblade X è basato su un delicato equilibrio di combinazioni e scelte tattiche che, se utilizzate bene, permetteranno al vostro party di abbattere nemici anche decisamente più forti di voi. Vedere un enorme droide Ganglion cadere lentamente a pezzi sotto i vostri colpi è di una goduria unica. Ci sarebbe tanto altro su cui parlare: potenziamenti di armi ed armature tramite l'uso di gemme con specifiche particolarità, differenze tra attacchi fisici, elementali e ad etere, punti abilità da distribuire per attivare o potenziare abilità attive e passive, o l'usare a proprio vantaggio le condizioni atmosferiche. Per esempio, se vi capiterà di trovarvi in battaglia mentre piove pesantemente, questo significa che le vostre armi elettriche saranno più efficaci, mentre quelle di fuoco più deboli. E lo stesso varrà per i nemici, magari spingendovi ad affrontarne un certo tipo ed evitandone altri. Ma c'è un elemento di gioco a cui non ho ancora nemmeno accennato, ed è grandissima parte per cui Xenoblade Chronicles X è riuscito a conquistarmi. Perché sì, esplorare un intero pianeta alieno e combattere creature xenomorfe è già un concetto esaltante di per sé. Ma sapete cos'è ancora più esaltante? Esplorare un intero pianeta alieno e combattere creature xenomorfe a bordo del vostro robot! Per combattere la minaccia Ganglion, infatti, la razza umana ha sviluppato un nuovo tipo di arma meccanica antropomorfa denominata Skell, una semplice abbreviazione della parola exoskeleton, cioè esoscheletro, e la loro aggiunta è un passo importantissimo a cui arrivare, che darà all'intero gioco un ulteriore livello di profondità strategica nelle battaglie e un senso d'avventura ancor più spettacolare.
Ma arrivare ad avere anche un solo Skell per il proprio party non sarà facile. Infatti non solo il gioco ci darà la possibilità di ottenerlo solo molto avanti nella sua progressione, ma dovremo anche completare delle quest specifiche che, una volta ultimate, ci concederanno una licenza Skell. Takahashi e i ragazzi della Monolith Soft hanno dichiarato che ottenere uno Skell in gioco dovesse essere un'esperienza simile all'ottenere una patente di guida, un evento importante che avrebbe totalmente cambiato le regole del gioco, e direi che ci sono riusciti alla grande. Infatti non solo avere uno o più Skell darà un mezzo di trasporto molto più rapido e versatile per raggiungere le diverse parti di mira, ma questi robot saranno anche fondamentali per affrontare nemici che prima sarebbero stati praticamente invincibili o almeno incredibilmente difficili da abbattere, il che probabilmente porterà ad un paio di vendette personali. Sono tornato, figlio di puttana! Ma come accennato prima, l'introduzione degli Skell va a cambiare anche le regole del combattimento, dando una scelta strategica in più al giocatore che potrà scegliere se affrontare nemici a piedi, a bordo del suo robot, o se alternare le due opzioni a seconda della situazione. Gli Skell in sé sono suddivisi in diversi modelli, la maggior parte dei quali porta il nome di angeli biblici in puro stile Xenogears. Modelli leggeri, medi e pesanti, ognuno di loro con i propri pregi e difetti e, nonostante siano relativamente pochi, la personalizzazione strategica di ogni modello risulta più che soddisfacente, grazie ad un elevato arsenale di armi da equipaggiare su quasi ogni singola parte del robot. Gatling, spade laser, chakram, lanciamissili, granate, mannaie giganti, lance a trivella, insomma tutto il necessario per far cadere una pioggia di dolore sui vostri nemici. Ogni arma equipaggiata andrà ad occupare uno slot abilità nel menu di combattimento e avrà il proprio tempo di ricarica più o meno lungo, incoraggiando il giocatore a non riempirsi semplicemente di armi ad alta potenza, visto che non solo queste ultime potrebbero lasciare il proprio Skell indifeso nel bel mezzo della battaglia, ma potrebbero anche andare a consumare eccessivamente il carburante, e diciamolo, non è mai piacevole rimanere a secco, soprattutto mentre si lotta contro bestie del genere. L'introduzione degli Skell cambia completamente l'esperienza del gioco, anzi direi che in qualche modo va a completarla, andando ad aggiungere quell'elemento che riesce a contraddistinguerlo in modo significativo da qualunque altro RPG uscito di recente, grazie anche al modo in cui il tutto è implementato nell'insieme. La scelta di usare gli Skell deve essere comunque una scelta consapevole. Nonostante la potenza di fuoco aggiuntiva, infatti, gli Skell non sono invincibili e potrà capitare che il vostro robot perda pezzi in battaglia, rimanga senza abbastanza carburante o venga completamente distrutto. Per fortuna, nell'ultimo caso, con ogni nuovo Skell acquisito, verrà inclusa un'assicurazione che riparerà gratis il vostro robot per un po' di volte completamente gratis. Fate giusto attenzione a non abusarne, le riparazioni costano un occhio della testa. Insomma, quando sarete finalmente pronti per prendere il vostro Skell, dovrete preoccuparvi della licenza, del carburante, dell'assicurazione, della manutenzione. Aspettate un attimo. È proprio come avere un'auto. Ma che stress! Gli Skell sono l'anima di questo titolo, almeno tanto quanto la sua componente esplorativa. Takahashi ha confidato di voler creare un altro RPG in cui i giocatori potevano salire a bordo di robot giganti ormai da 15 anni, sin dai tempi di Xenogears. E il fatto che sia riuscito ad implementare un sistema così completo e coinvolgente e darci la sensazione di sfrecciare nei cieli di mira a bordo del nostro robot personale non può che rendermi felice. Nonostante il gioco non si possa considerare perfetto, si può benissimo sentire la visione che Takahashi ha voluto concretizzare in Xenoblade Chronicles X. Una visione di completa libertà in un mondo alieno, liberi di esplorarne ogni singolo anfratto provando un misto di meraviglia per ogni nuova scoperta e di timore quando ci si rende conto della presenza di creature aliene a noi ostili, mettendo in contrasto i due lati opposti che un'avventura del genere comporta. Ma a proposito di questo, direi che è arrivato il momento di parlare della narrativa del gioco, che è affrontata in modo molto particolare in questo titolo, legata strettamente al suo gameplay. La trama di Xenoblade Chronicles X ha uno stile narrativo incorporato con la vastezza che presenta in ogni suo singolo campo, con tutti i pregi e i difetti che questo comporta. Se infatti decideste di affrontare solo ed esclusivamente le missioni principali del gioco, vedreste solo una piccolissima percentuale di quel che ha da dire, e probabilmente resterete anche delusi se vi aspettate una storia di natura lineare simile al primo titolo. Mentre in Xenoblade Chronicles infatti lo scorrere della trama è tutto concentrato nella storia principale, in questo secondo titolo ci troviamo di fronte ad una narrativa completamente diversa e sparpagliata nella vastità del mondo di gioco.
La trama principale in sé non si concentra sui personaggi, ma rende invece l'umanità stessa protagonista della vicenda, mostrandoci le peripezie degli abitanti di New Los Angeles mentre imparano a muoversi su questo misterioso pianeta e a convivere con le specie autoctone, mentre la minaccia Ganglion, decisa a compiere un totale genocidio dei terrestri, si fa sempre più forte, andando ad aggravare una già spericolata corsa contro il tempo per trovare i pezzi dispersi della nave, contenenti informazioni vitali sulla razza umana, nonché altri sopravvissuti ancora in criostasi. La fattura dei filmati di gioco dipende da quanto importanti siano questi ultimi. Mentre infatti i filmati di importanza minore risultano abbastanza statici e legnosi, concentrandosi per lo più sui dialoghi, i filmati che mostrano eventi di magnitudo ben più importante sfoggiano una buonissima regia degna del primo titolo, ma che può naturalmente fare uso di modelli tridimensionali ben più dettagliati. Al contrario del primo Xenoblade, sono stati anche migliorati i volti dei personaggi, non più sfocati ma molto ben definiti, anche se magari lo stile artistico potrebbe non risultare universalmente apprezzabile. La mia unica lamentela non riguarda la regia o i filmati in sé, quanto lo sbilanciatissimo mix audio di questi ultimi, con la musica che molto spesso sovrasterà la voce dei personaggi in modo alquanto fastidioso. I figured you'd say as much. Remember, the entire city is counting on us. Let's knock this big piece of junk right out of the sky. Ma io dico, da doppiatore come sono io, ma chi sarebbe talmente incompetente da non accorgersi di un errore del genere? La potenza di calcolo ha la sua importanza, certo, ma senza una direzione artistica di buon livello non si va da nessuna parte. Errare è umano. Nonostante le missioni principali non siano il posto dove trovare un approfondimento dei personaggi, cosa di cui parleremo a breve, ci saranno comunque delle presenze costanti durante la trama che aiuteranno il giocatore nelle sue vicende. Prima fra tutti Elma, il comandante Blade che risveglierà il vostro personaggio dal suo sonno di criostasi. Quest'ultima ha un ruolo chiave nelle vicende del gioco, agendo come una sorta di mentore che vi introdurrà alla vostra nuova vita su Mira. Ho apprezzato molto la scrittura del personaggio, sì per il suo carattere forte e maturo, che la spinge ad incoraggiare la diplomazia verso le razze autoctone, ma soprattutto per il modo in cui si rivolge verso il personaggio principale, andando quasi a parlare al giocatore stesso, non solo guidandolo attraverso le regole della vita su Mira, ma anche agendo da figura di riferimento costante, che rassicura ed incoraggia il giocatore ad ogni suo passo come un vero leader. Oserei dire che, anche più del personaggio creato dal giocatore, Elma è la vera protagonista di Xenoblade X. Sinceramente non ho mai avuto il fegato di rimuoverla dal mio party. Oltre ad Elma, il giocatore avrà a che fare con altri personaggi membri dell'organizzazione Blade, come Lynn, una giovane e talentuosa meccanica di Skell, orfana dei genitori morti nell'esplosione della Terra, il comandante Van Damme, una figura autoritaria ma dal cuore d'oro, sempre pronto ad aiutare i propri sottoposti al punto di rimetterci la salute, e Lao, un soldato Blade veterano dal tragico passato. E poi c'è Tatsu! Tra le razze aliene con cui si potrà interagire su Mira è inclusa quella dei Nopon. I fan di Xenoblade li riconosceranno per essere una specie già presente nel primo titolo. Essendo mostrati come un popolo di mercanti nomadi, si potrebbe dire che i Nopon sono rapidamente diventati la mascotte della serie, un po' come i Moguri per Final Fantasy. Ma vedete, la razza dei Nopon nel primo gioco era rappresentata da Riki, che non solo era un personaggio giocabile molto utile come tank e inflittore di stati alterati, ma funzionava anche all'interno della trama stessa di Xenoblade, risultando un personaggio all'apparenza arrogante e ingenuo, ma che presto si rivela essere una delle figure più mature del gioco, aiutando i più giovani del gruppo in momenti di puro sconforto. E poi voglio dire, è un piccolo vetto di pelo dall'aspetto adorabile che in realtà è un uomo di famiglia quarantenne che fa il guerriero solamente per poter pagare i suoi enormi debiti e mantenere una moglie e diversi bambini. Dai, ditemi che non è simpatico a pelle! Purtroppo in Xenoblade Chronicles X la simpatica razza Nopon è rappresentata da Tatsu. Ora, credetemi, ci vuole tanto. Ma davvero tanto per farmi anche solo stare antipatico a un personaggio, vi dovreste proprio sforzare! Per esempio, penso di essere uno dei pochissimi umani sulla Terra a cui sta simpatico Toad. E non rompete, è carino, ha solo un piccolo problema di faringite perenne. Tatsu, d'altro canto, non solo non è tra i personaggi selezionabili per il proprio party, ma cercando di essere il comic relief del gioco finisce per essere semplicemente fastidioso o inefficace, con un carattere codardo e arrogante che non avrà mai un singolo momento di redenzione durante tutto il gioco, senza contare il problema che riguarda una certa gag che lo coinvolge. C'è una regola quando si tratta di scrivere commedia che dice che uno specifico espediente umoristico non dovrebbe essere usato oltre le 3 volte, o rischierebbe di diventare stantio molto rapidamente. In questo
questo caso la gag è usata non una, non due, non tre, non quattro, ma ben più di 10 volte! Ma torniamo a parlare della trama. Se volete davvero godervi tutto il potenziale narrativo di questo titolo, allora il cuore pulsante della lore, dell'approfondimento e della crescita dei personaggi di questo gioco lo troverete nelle missioni secondarie. Le side quest del gioco sono fondamentali per sapere di più non solo sui diversi personaggi che potremo sbloccare e aggiungere al nostro party e sul mondo di gioco, ma anche per progredire quest'ultimo. Durante lo scorrere della trama, infatti, avremo la possibilità di aiutare i cittadini di New Los Angeles, ma anche di liberare e accettare come rifugiati molte specie aliene perseguitate dai Ganglion. Continuando a fare side quest, potremo approfondire la nostra conoscenza sulla vita dei sopravvissuti umani, accogliere razze diverse e apprendere di più sulla loro cultura, sulle loro usanze, le loro credenze religiose, le loro faide. Se già questo non fosse abbastanza, interagendo con le razze aliene potremo anche integrarle nella comunità di New Los Angeles, non solo andando a influenzare la popolazione della colonia, ma anche andando a sbloccare produttori di equipaggiamenti e armature completamente differenti e andando a espandere le potenzialità della città. E fidatevi che ne varrà la pena, perché gli equipaggiamenti di natura aliena sono tra i più cazzuti dell'intero gioco. Avremo addirittura a che fare con tensioni razziali tra umani xenomorfi, che non si limiteranno a semplici sguardi storti. Ci troveremo infatti a dover affrontare attacchi terroristici, incidenti o omicidi che metteranno a dura prova la fiducia tra umani e alieni e che spetterà a noi risanare, facendo in modo di poter incoraggiare la convivenza tra le diverse razze. E chissà, se esplorerete il gioco fino in fondo potreste anche riuscire a portare delle fazioni aliene di Ganglion dalla vostra parte. Il messaggio di convivenza e pace che Xenoblade Chronicles X esprime è forte sin dai primi momenti di gioco. Helm e la sua squadra faranno sempre in modo di approcciarsi a qualsiasi altra razza con diplomazia, tenendo ogni forma di violenza solo come ultima risorsa, mostrando una razza umana molto più evoluta e matura. L'ispirazione di Takahashi per quest'opera è alquanto chiara, visto che molti fan di fantascienza riconosceranno questa ricerca del dialogo e del confronto pacifico come un punto cardine della popolare serie degli anni 60 Star Trek, che faceva della diplomazia verso specie aliene, anche potenzialmente ostili, la sua priorità assoluta. Takahashi ha sempre preferito prendere ispirazione da produzioni occidentali, e questa è forse la sua opera dove ciò è più evidente. In generale, Xenoblade Chronicles X ci presenta un mondo che respira e si evolve continuamente con ogni piccolo passo che faremo, mostrandoci una miriade di sottotrame, di intrighi, di complotti, di scontri, di amori. Per chi sarà capace di immergersi in un mondo del genere, Mira sarà un pianeta capace di dare tante soddisfazioni. Anche se ci sarebbe da dire che non tutte le side quest risultano così divertenti. Parlo soprattutto delle fetch quest, delle missioni in cui si dovrà raccogliere un certo numero di oggetti ottenibili da nemici o sparsi per Mira nella forma di piccoli cristalli azzurri. C'è solo un piccolo problema. Ok, ripetimi. Cos'è che ti serve per questa commissione? Ok, vediamo. Un motore Ganglion Mark II. Ok. 4 zampe di Lepix. Sì. E un paio di fiori del deserto. Ok, perfetto. E dove posso trovare tutto questo? Nel continente di Oblivia. Sì, va bene, ma dove? Nel continente di Oblivia. Il continente di Oblivia è un'area che si espande per centinaia di chilometri. Mi serve un posto specifico se vuoi questi dannati oggetti. Ah, giusto, hai ragione. Ok, quindi... Nel continente di Oblivia. Diciamo che girare per un tempo non definito alla ricerca di quel piccolo specifico cristallo che ti darà l'oggetto che ti serve non è proprio l'apice del divertimento. Per fortuna c'è internet. A parte questo, sì, le side quest a volte possono risultare ripetitive, un problema che aveva anche il primo gioco della serie, ma la narrativa più significativa o la promessa di più informazioni sul mondo di gioco in parte fanno da incentivo a completare anche le quest meno intriganti, senza contare le ricompense sotto forma di equipaggiamenti unici, soldi ed esperienza. Ma se lo sviluppo e l'esposizione del mondo di gioco è legato alle side quest ordinarie, si deve fare un discorso leggermente diverso per l'approfondimento dei personaggi. Durante il gioco avrete modo di conoscere diversi altri colleghi Blade, alcuni integrati nella storia principale e altri da dover sbloccare tramite quest specifiche. Combattendo al loro fianco, l'affinità tra il protagonista e i personaggi crescerà sempre di più, non solo migliorando l'aiuto che saranno in grado di dare in battaglia, ma dando anche accesso a dialoghi e side quest specifiche che approfondiranno la loro storia, il loro passato e i loro segreti. Di personaggi ce ne sono una buona varietà, ognuno con il proprio carattere e stile di combattimento da scoprire, quindi sono sicuro che non avrete difficoltà a trovare i vostri preferiti. Ma sapete che cosa troverete davvero difficile fare quando viene il momento di reclutarli nel proprio party? È stato un piacere combattere con te, amico.
Vale lo stesso per me, è stato divertente. Vorrei avere la possibilità di reclutarti in futuro. Dove posso trovarti di solito? Nel distretto commerciale. Ok, che via? Nel distretto commerciale. Non farlo. Non so chi abbia pensato che fosse una buona idea forzare il giocatore a dover cercare i singoli personaggi in giro per la città per poterli aggiungere al proprio party, senza tra l'altro dare nessuna chiara indicazione su dove trovarli, ma come ho detto prima, fortuna che c'è internet. Insomma, lo scorrere della trama e il vostro godimento di essa dipenderà esclusivamente da quanto vi troverete immersi nella sua formula. Se riuscirà a fare presa, non vi mollerà più. E sono più che sicuro che in futuro rivedremo Mira ancora una volta, visto che, nonostante il gioco chiuda il suo arco narrativo, molti misteri vengono lasciati volutamente aperti, con un finale che non ha per niente paura di preannunciare un eventuale seguito. E ora sparate il volume al massimo perché è venuto il momento di parlare della colonna sonora! L'intensissima colonna sonora di Xenoblade X è stata creata da un compositore d'eccezione, Hiroyuki Sawano, un musicista molto popolare nel paese del Sollevante, non solo per i suoi album, ma per aver composto per alcuni popolari prodotti d'animazione giapponese: Attack on Titan, Kill la Kill, Recreators, Blue Exorcist, Gundam Unicorn. Sawano si distingue tramite uno stile impetuoso che fa uso di cori, brani vocali e un mix di musica elettronica e tradizionale che creano melodie dal bagaglio emotivo potentissimo e che danno all'intero gioco un perfetto tono da space opera. Nei momenti più intensi di Xenoblade Chronicles X, la colonna sonora sarà in grado di dare la spinta emotiva che servirà a dare il meglio di sé, coinvolgendo completamente il giocatore nel conflitto per salvare l'umanità e la sua nuova casa su Mira, in quel che saranno battaglie di scala sempre più epica, dall'impervia furia senza pietà dei Ganglion. Combatti! 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 C'è chi dice che lo stile cinematografico delle composizioni di Sawano non si addica a un videogioco, tanto che una buona fetta di persone preferisce lo stile musicale che Ace Plus e Shimomura hanno adottato nel primo Xenoblade. Personalmente mi piacciono molto entrambi e li considero troppo diversi per fare un paragone diretto. Certo, posso comprendere come i brani con elementi rap possano risultare strani ad alcuni. Now we're stuck on a whole different planet. No peace looking at the sky. Trouble's always all around, so we stay quick with the guns and cannons. Sinceramente, a me sono piaciute anche quelle. Xenoblade Chronicles X è sicuramente tra i progetti più ambiziosi degli ultimi anni. Nonostante non vanti lo stesso infinito budget di una produzione AAA, sfoggia comunque una quantità di contenuti spiazzante, nonché un mondo aperto tra i più vasti e ricchi che abbia mai avuto l'onore di esplorare e una direzione artistica di altissimo livello. Tutto questo senza rinunciare a un'atmosfera viva e pulsante che offre una miriade di piccole e grandi realtà e diverse culture e ideologie che nel loro insieme creano un universo che respira e si evolve nel tempo. Certo, essendo un gioco così grande non mancano diverse sbavature, tra cui delle strane scelte di game design o piccoli dettagli tecnici che potrebbero rompere l'immersione, nonché uno stile narrativo che potrebbe scoraggiare chi è voglioso di storie più lineari e semplici da seguire. Il gioco vi darà tanto quanto voi darete a lui, risultando in un'esperienza che alcuni potrebbero trovare troppo pesante, forse quasi oppressiva. Ma credetemi, se riuscirete a farvi conquistare da Mira, vi troverete immersi in un mondo che avrà un infinito numero di emozioni, ore dopo ore di esplorazioni e battaglie a terra o a bordo del vostro robot personale. Vi sentirete in cima al mondo, sfrecciando nei cieli di Mira sotto una magnifica aurora boreale, o combattendo enormi alieni nel bel mezzo di tempeste di fulmini. Arriverei a dire che Xenoblade Chronicles X è superiore al primo titolo della serie? Beh, sì e no, per diversi motivi. È chiaro che Xenoblade Chronicles X sia una bestia totalmente differente dal primo capitolo, e mentre i due giochi condividono alcuni elementi, le filosofie dietro il processo creativo di entrambi sono completamente diverse, tanto che sento di poter dire che i due si superano a vicenda su diversi fattori. Molti di voi preferiranno l'uno o l'altro, a seconda di cosa preferite tra una struttura lineare e una a mondo aperto. Entrambi sono comunque ottimi titoli, che consiglio di provare ad ogni fan del genere RPG. Spetterà a voi decidere quale stile vi si addice di più, o se riuscirete ad apprezzarli entrambi. Un seguito di Xenoblade X è praticamente inevitabile prima o poi, visti anche gli eventi a cui assisteremo, e io aspetterò con trepidazione. Lavorare a questo episodio è stato per me un evento a dir poco speciale. Dopotutto è la serie con cui ho iniziato la mia piccola avventura personale, e ho davvero apprezzato tutto l'entusiasmo e l'infinita pazienza che avete mostrato nell'aspettare questa analisi. Spero di essere stato all'altezza. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, e ci vediamo presto nel prossimo mondo.
gioco che mi ha consigliato mio fratello. Sì, pronto, mamma. Ciao. No, io volevo solo sapere come stai.